Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Lo sai che lo stress può rovinarti i denti? In questo caso non è colpa della carie, ma del bruxismo. Questo termine così strano deriva dal greco antico e significa letteralmente digrignare i denti. Ma chi colpisce? Quali sono le cause e le conseguenze del problema e soprattutto quali sono i rimedi? Le risposte in questo video. Come sempre ti invito a mettere like e a iscriverti al canale. Chi soffre di bruxismo serra la mascella stringendo tra di loro le due arcate dentali oppure addirittura le sfrega, appunto digrignando i denti. Questi movimenti attuati attraverso i muscoli masticatori sono del tutto involontari, possono avvenire di giorno, ma prevalentemente questo fenomeno si verifica la notte. Il bruxismo può riguardare sia gli adulti che i bambini e si stima che ne soffra circa il 10% della popolazione italiana. Il continuo sfregamento a cui sono sottoposti i denti con una pressione che addirittura supera i 100 kg comporta chiaramente una serie di problemi che riguardano la bocca e non solo. A livello dentale si può verificare secchezza delle fauci e usura dello smalto dei denti. L'usura può essere tale da causare un disallineamento delle arcate dentali, inoltre può arrivare a scoprire la dentina rendendo i denti più sensibili e addirittura arrivando alla loro frattura. Anche eventuali lavori del dentista come otturazioni e capsule possono essere irrimediabilmente danneggiate dal bruxismo. Le zone vicino alla bocca possono essere colpite da infiammazione e dolore. Frequentemente si verifica l'infiammazione dell'articolazione temporomandibolare che schiocca, modificando e alterando i movimenti della bocca. Il dolore può colpire la testa, l'orecchio e la zona cervicale, addirittura problemi di malocclusione possono sfociare in mal di schiena e alterazioni della postura. Difetti di occlusione possono provocare anche disturbi visivi come affaticamento e dolore agli occhi e visione sfocata. Chi soffre di bruxismo notturno non se ne accorge da solo, di solito è il partner che risulta infastidito dal rumore dello sfregamento dei denti. Chi ne soffre però di fatto subisce dei continui risvegli che vanno a disturbare il sonno. Il bruxismo è causato generalmente da più fattori, tra i quali disturbi psicologici emotivi, quindi stress, ansia e disturbi del sonno, ma anche malocclusione, alcune malattie neurodegenerative, l'uso di droghe o di alcuni farmaci o anche fumo, alcol e caffeina. È interessante notare che alcuni fattori scatenanti come le malocclusioni dentarie e i disturbi del sonno siano anche possibili conseguenze, con l'instaurarsi così di un circolo vizioso. Nei bambini invece il bruxismo è causato frequentemente da infezioni alle orecchie o dolore ai denti come una sorta di risposta al dolore. Ovviamente le cause possono essere molteplici, basti pensare che anche le infestazioni intestinali da ussiuri, i cosiddetti vermi, possono provocare bruxismo notturno nei bambini. In genere chi soffre di bruxismo viene allertato dal partner che è disturbato durante il sonno dal rumore oppure dal dentista che nota un'usura eccessiva dei denti. Il medico può anche ricorrere ad esami come la radiografia panoramica delle arcate dentali, l'elettromiografia che misura l'attività dei muscoli masticatori, la polisonnografia, cioè lo studio del sonno per valutare eventuali disturbi correlati, altri esami specifici se si sospettano altre patologie. Per il bruxismo più che di cura si parla di gestione del problema, ma se ci sono delle patologie alla base chiaramente si deve intervenire su quelle. È importante agire sui fattori scatenanti, quindi evitare alcol, droghe, caffeina e fumo, e se ci sono dei disturbi emotivi o psicologici alla base bisogna rivolgersi a psicologo o psicoterapeuta e imparare a gestire lo stress. Oltre ad intervenire su cause e fattori scatenanti si può limitare il danno utilizzando i bite, cioè delle mascherine di materiale plastico che riducono lo sfregamento dei denti. Esistono ad esempio bite automodellanti che si acquistano in farmacia e che trovi a questo link e che si dividono in diurni e notturni a seconda di quando si verifica il problema. In alcuni casi però è necessario che il bite sia su misura e quindi realizzato dal dentista, quindi prima di scegliere è importante avere un'indicazione precisa. All'uso del bite possono anche essere associati esercizi di stretching prescritti dal dentista o dal fisioterapista. Nei casi più importanti, oltre al bite, si può ricorrere all'indicazione
un'iniezione di tossina botulinica, il Botox, per ridurre la forza del morso, rilassare i muscoli e sentire meno dolore. Abbiamo visto cos'è il bruxismo e come intervenire. Tu ne hai mai sofferto? Se hai domande o vuoi lasciare la tua testimonianza, scrivi un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.